Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino. Proseguono i lavori di ristrutturazione sia del giardino che di quest'area, che è quella dove c'è il gazebo in cui metto le piante. Poi quando arriva la primavera le piante che non sopportano il gelo verranno poi portate fuori. Questo è un posto che è sempre stato abbastanza disordinato, quindi tantissime piante messe un po' come riuscivo, senza dare mai comunque un aspetto ordinato e tutto il resto, quindi sempre un po' una giungla, una vera e propria giungla di piante in cui l'Eder aveva invaso gran parte di quest'area dove io mettevo le piante carnivore ed altre piante, e quindi nella settimana scorsa ho deciso di ristrutturare un attimino e ridare un po' una forma in questo punto appunto di questo terrazzino che guarda il giardino, quindi c'era da valorizzare un attimino questo posto. Questa è un'area in cui c'è questo forno che ormai non ha più un'utilizzazione, perché la parte interna del forno si è rovinata, si è rotta, e abbastanza in alcuni punti un po' pericolante. Ci sono delle lose, delle pietre da togliere dal tetto, rifare il tetto, quindi questo sarà uno dei progetti diciamo che ci porterà poi alla primavera, una ristrutturazione di questo posto che è sempre stato molto disordinato e lasciato un po' a sé. Non importa il fatto che il forno non funzioni più che altro era per ridargli comunque un aspetto un po' piacevole. Sopra questo forno si arrampicava la rosa Banksiae, che poi l'anno scorso è morta per via della siccità, quindi tutti i suoi rami secchi sono stati eliminati perché erano saliti sul tetto e dava tutto un aspetto grottesco, veramente terribile. E così nei giorni scorsi e anche questo weekend io e Giorgio ci siamo messi un po' a ripristinare un po' il tutto. Questo era un muro completamente ricoperto di edera, in cui c'era una staccionata anch'essa intrappolata dall'edera contro il muro, un posto molto umido, che rimaneva sempre molto umido. Io la settimana scorsa ho dedicato tutti i pomeriggi a intonacare il muro, togliere innanzitutto tutta l'edera che ricopriva il muro, staccando tutto ciò che riuscivo tra una pietra e l'altra. Poi ho messo un intonaco tra una pietra e l'altra per cercare di ristrutturare un pochettino e ridargli un pochettino un aspetto un po' più piacevole. Io non sono un muratore, ho fatto questo per la prima volta e devo dire che il risultato, diciamo che può andare bene per un muro in esterno, senza avere bisogno di raggiungere una certa perfezione, però devo dire che rispetto prima questo muro ha guadagnato un pochettino un aspetto piacevole. Così ho deciso poi di estirpare tutta l'edera che c'era anche per terra e cominciare a sistemare qui poche piante in modo da lasciare quest'angolo un po' valorizzato, esteticamente un pochettino più carino rispetto a come era un po' negli anni precedenti, nel periodo primavera ed estate. Ho sistemato delle piante carnivore, Saracenia psittacina, Saracenia purpurea, e poi c'è una Saracenia flava. Lì ci sono due vasi con i fiori di loto e lì c'è una rosa che poi deciderò se tenerla ancora in vaso oppure portarla giù in giardino e sistemarla poi in giardino. Qui c'è questo muretto molto carino che permetterà magari al mattino di venire qui con un piattino, con qualcosa per fare colazione, e si può fare una bellissima colazione guardando il giardino, guardando la palma. Da qui si vede l'orto, si vede un pezzo del gazebo, il banano purtroppo no perché è coperto dalla palma, però è un posto molto piacevole per permettersi una colazione magari al mattino in tranquillità, guardando il giardino, e durante la colazione magari decidere quali lavori poi effettuare nell'arco della giornata. Volevo parlarvi di questo anche per una valorizzazione un po' degli spazi, perché è molto piacevole, soprattutto per me, ad esempio, che sono un grande amante dell'aspetto un po' a giungla dei posti dove si coltivano le piante, però molti amici mi hanno fatto notare che effettivamente va bene questo aspetto un po' di giungla, però bisognerebbe anche curare un pochettino di spazi, ovvero
i luoghi dove poter anche sostare in mezzo alle piante e che non siano solo luoghi in cui venire a bagnare le piante, ammirare le fioriture e poi dover andare via perché o si sta in piedi o comunque sono abbastanza scomodi e ristretti. In questo modo, ad esempio, quest'angolino ha guadagnato questo spazio molto importante perché mi trovo insieme alle mie piante, in questo caso sono poche, però posso sostare e quindi godermele in una posizione anche seduta, comoda, e quindi posso anche stare qui per un bel po' di tempo a godermi un po' ciò che sto coltivando. Stessa cosa per l'area dove ci sarà il tavolino con le sedie, e il gazebo tropicale ha anche un aspetto un pochettino più ordinato, adesso poi lo vediamo. E poi in questo video volevo anche parlarvi di una pianta che ho scoperto l'anno scorso e finalmente quest'anno ho deciso di acquistare. 2 le ho già piantate giù in giardino e una è qui. Sto parlando del Philadelphus, una pianta che ha una fioritura primaverile e in alcuni casi, in alcune specie o varietà, a inizio estate, fine primavera, inizio estate, quindi a fioritura limitata, diciamo 2 mesi di fioritura più o meno, però piante molto belle e con una fioritura particolarmente profumata. I loro fiori sono bianchi, comunque dopo li vediamo perché andiamo giù in giardino insieme, voglio farlo insieme a voi, per piantare questo Philadelphus in una zona che ho deciso sotto nel giardino, quindi vedere un po' come piantarlo, vediamo insieme come piantarlo e poi vi parlerò un po' anche della sua coltivazione e vi faccio vedere anche i 2 esemplari un po' più piccoli che ho già messo giù in giardino all'ingresso appunto del giardino stesso. Mi sposto adesso dove c'è l'area delle piante carnivore che diventerà poi anche il posto delle piante tropicali che ho in questo momento nel garage, per farvi vedere un po' come abbiamo riutilizzato un attimo gli spazi di questo luogo del nostro giardino. Anche qui questo weekend mi sono messo veramente in testa il progetto di liberare un po' di spazio, anche perché è venuta a trovarci una nostra amica che mi ha appunto fatto notare che tutto questo insieme di vasi a caso, un po' con questo aspetto di giungla, poteva essere piacevole, però effettivamente un po' scomodo, e questo mi ha fatto appunto riflettere, come dicevo prima, sul fatto che godersi le piante vuol dire anche bagnarle, curarle, ammirare le fioriture, ma il bello è anche poter stare comodi in mezzo a loro e potersele guardare per bene in una situazione in cui si diventa un po' un tutt'uno con le piante che coltiviamo. Quindi gli spazi creati anche per noi all'interno di un posto dove ci sono le piante diventano un qualcosa di veramente importante e acquista tutto un valore aggiunto. Il gazebo adesso è sistemato in questo modo per poter arrivare alla fine dell'inverno con la protezione di alcune piante che stanno superando bene il periodo freddo, come ad esempio c'è una gardenia sistemata in vaso che è perfetta, non ha subito questo freddo che è arrivato soprattutto 2 settimane fa, in cui le temperature erano scese a -6 gradi, però qua sotto è abbastanza protetta e quindi è sopravvissuta benissimo. Ci sono altre piante carnivore, c'è un'aucuba e altre piante comunque protette qua sotto. Qui invece è la zona dove voglio poi o riverniciare o sostituire questo tavolino con queste sedie che sono un po' ingombranti, e magari mettere un tavolo in cui si può anche venire a mangiare fuori, e sarà molto bello anche poter mangiare fuori sotto l'ombra del glicine che sto facendo arrampicare qui, un glicine coltivato in vaso, quindi a crescita controllata, e pensate che bello che sarà poter fare un pranzo a primavera qua fuori con i fiori del glicine che vengono giù e che colorano quest'area. I vasi di terracotta che ho dividevano l'anno scorso questo perimetro in 2 aree. Li ho spostati come sotto consiglio di Giorgio e li ho messi contro la recinzione in modo da liberare appunto spazio. Qua ci si può muovere adesso liberamente, logicamente ho delle piante in garage che verranno poi portate anche qui, ma sistemate in modo che il tutto guadagna spazio e, come dicevo, ci si può muovere in maniera libera, ammirando le fioriture, potendosi finalmente sedere o in quel posto dove si può fare una colazione al mattino, o qui con una sedia comoda per poter stare qua sotto magari in un giorno di pioggia in mezzo alle piante
e poter magari fare una lettura, oppure qui con un tavolo magari diverso da questo, con qualche sedia per poter pranzare all'esterno e vivere completamente il giardino veramente al 100%. Questi sono stati un pochettino i lavori che ho fatto appunto la settimana scorsa. E adesso ci spostiamo, fa abbastanza freddo, ci spostiamo in giardino per parlare di Philadelphus, vediamo come piantare questa pianta e poi concludiamo questo video di appuntamento in giardino. Ecco qui il Philadelphus che ho messo in giardino, ce ne sono due della stessa specie, questo è lo Star Bright, quindi ce n'è uno qui e uno lì che daranno profumo all'ingresso in giardino. Questa è la porticina dell'ingresso del mio giardino. Ho inserito anche, non so se si vede, quella lampada che praticamente arriva da un bagno, si era rotta la struttura che la sosteneva, così l'ho messa qua in giardino e trovo che sia un'idea molto carina, soprattutto colorata. Questo ingresso quindi sarà profumato in primavera dai fiori del Philadelphus, piante a fioritura primaverile, con una certa scalarità. Ci sono delle specie e delle varietà che fioriscono all'arrivo della primavera e altre invece alla fine della primavera verso l'estate, quindi quando scegliamo i Philadelphus da inserire in giardino possiamo mettere piante con una scalarità in modo da avere almeno un 3 mesi diciamo di fioriture. In questo caso lo Star Bright dovrebbe fiorire in piena primavera e invece il Virginal, che dopo andiamo a mettere in quel posto del giardino, in quell'angolino, ha una fioritura, se non sbaglio, di metà primavera inizio estate, quindi in teoria dovrei avere un 3 mesi di profumo qua in giardino. Piante di coltivazione veramente molto semplice, vogliono un terreno moderatamente fertile, quindi non c'è bisogno di grandi concimazioni. Sopportano un terreno di qualunque tipo, anche in questo caso argilloso, io ho un terreno argilloso, sopportano benissimo anche questo tipo di terreno. Come bagnature bisognerà seguirle nel corso della primavera dopo l'impianto. Successivamente, una volta che è avvenuta la radicazione, queste piante sopportano anche un po' di siccità, quindi non sono piante che vogliono un elevato apporto di acqua e quindi possono venire incontro al giardiniere, diciamo, che non può permettersi una grande quantità di acqua per poter bagnare le proprie piante. Quindi piante resistenti, rustiche, sopportano anche fino a meno 15 gradi senza nessun problema e a sviluppo comunque sempre abbastanza grande. Questa, la Star Bright, è un Philadelphus a sviluppo abbastanza contenuto, può essere coltivato anche in vaso. Diciamo che la sua altezza massima dovrebbe essere 1,80 m, quindi dovrebbe creare un cespuglione qui e poi ci sarà un altro cespuglio lì, quindi 1,80 m più o meno di altezza e 1 metro di larghezza, 1,5 m più o meno di larghezza, quindi un bel cespuglio. Il Virginal invece ha uno sviluppo molto più vigoroso, sono piante comunque a crescita anche abbastanza veloce e il Virginal dovrebbe arrivare a 3 metri di altezza e uno sviluppo di 1,5 m, 2 metri di larghezza. Naturalmente con delle potature lo possiamo anche contenere. Io quel Philadelphus non lo lascerò crescere a 3 metri di altezza, diciamo quando arriva a 2 metri più o meno cercherò di dargli una forma in modo da mantenerlo sempre un po' compatto e non troppo vigoroso. I Philadelphus sono piante che vanno potate assolutamente dopo la fioritura. Se noi le potiamo durante l'inverno ci perdiamo poi la fioritura, perché sono piante che fioriscono sui rami nuovi che vengono emessi poi con l'arrivo della primavera. Quindi attenzione nella potatura, una volta che la pianta è sfiorita possiamo potarla e cercare di dargli una forma, ma non prima della fioritura. È veramente importante perché altrimenti, come la Spirea vanutei, si perde la fioritura. Bisogna aspettare che questa pianta fiorisca e dopo una bella potatura gli ridiamo una forma. Acqua mi sembra di averne già parlato, bagnature veramente solo al bisogno, una volta che la pianta è partita, che ha radicato per bene, temperature fino a meno 15 gradi, terreno di qualunque tipo, insomma piante da poter inserire in un qualunque giardino, con una piccola precisazione che è quella delle dimensioni. Naturalmente in un piccolissimo giardino dobbiamo scegliere un Philadelphus che abbia una dimensione contenuta come crescita. Il Coronarus, se non sbaglio, arriva anche a 4-5 metri di altezza, mi sembra di aver letto, e quindi sono piante imponenti
che bisogna cercare di contenere. Io ho scelto queste due varietà, il Virginal e lo Star Bright, proprio perché il Virginal è abbastanza vigoroso, ma può essere contenuto, comunque un 3 metri di altezza. In questo giardino che è abbastanza ampio non è tantissimo, e questo invece con 1,80 m di altezza circa, diciamo che si riesce a gestirle per bene. Se vogliamo moltiplicare il Philadelphus invece possiamo farlo tramite talee erbacee in estate o talee legnose in autunno. Queste talee andranno prelevate dalla pianta, inserite in un composto di terra con una percentuale magari di torvo, in modo che mantenga bene un po' l'umidità, coltivate all'interno di questo vaso come talea per il prossimo anno, diciamo se le preleviamo quest'anno, e poi alla fine dell'anno prossimo andranno inserite in giardino come piantina poi da coltivare. Ci vorranno poi un po' di anni per raggiungere una dimensione veramente, una fioritura spettacolare, ma diciamo che visto che sono piante a crescita veloce, dopo 1 o 2 anni dalla coltivazione della talea già si possono ammirare i suoi bellissimi fiori. Vediamo che cosa succederà con i Philadelphus quest'anno. È una pianta nuova per il mio giardino, la conoscevo già da tantissimo tempo, però non ho mai pensato di prenderla, non so perché, probabilmente questo mio fattore un po' tropicale, delle piante tropicali, ha sempre preso il sopravvento, mentre nel tempo, già da 2 anni a questa parte, trovo che delle piante rustiche da giardino normalissime, come può essere un Philadelphus, possono regalare le stesse emozioni delle piante tropicali. Adesso andiamo a piantare il Virginal, così facciamo insieme l'impianto e poi dopo concludiamo il video. C'è stato il sole fino a ieri, da adesso in poi per una settimana, forse 2, il clima sarà questo, ma lo prendiamo così com'è, va bene, soprattutto per un fattore. Da mercoledì dovrebbero arrivare finalmente le piogge, non sta piovendo veramente da mesi, a parte qualche nevicata. Ci va una bella pioggia. Qui vedete un po' di disordine perché abbiamo fatto i lavori, ne parlavo prima di ristrutturazione, un po' come possiamo. Abbiamo tolto queste lastre di ferro che coprivano questa parte, abbiamo messo una staccionata, all'interno verrà messo magari un'altra sedia per poter guardare il giardino, o comunque può essere un altro posto da lettura, da relax, aggiustato per bene. Vediamo che cosa succederà. Giorgio ha messo anche questi 2 gnomi che fanno a guardia del forno, l'ingresso dove si faceva il pane dall'altra parte, e questo è il muro che vorrei ricoprire con il Philadelphus, nel senso che non lo lascerò crescere in altezza in modo che poi copre anche questa parte qui che poi fa sì che non si possa vedere il giardino, ma naturalmente piantato qui crescerà in altezza e coprirà soprattutto questa parte di muro, perché ho cercato di togliere l'edera, ma è veramente entrata ovunque. Ho tagliato alla base tutto ciò che andava su e vediamo cosa succede. Spero di riuscire ad annientarla in qualche modo, vediamo. Comunque con una copertura sicuramente si darà ombra all'edera, quindi avrà uno sviluppo magari contenuto, almeno io spero. Il Philadelphus Virginal, eccolo qui. Adesso andiamo a metterlo in questa posizione, magari qua. Questa rete andrà successivamente tolta, voglio togliere questa rete perché ormai non ha più un utilizzo, crea solo disordine. Qui c'era la rosa Albertine, vi ricordate in un video dell'anno scorso, con quei fiori a maggio bellissimi, rosa. Purtroppo anche lei, per via della siccità dell'anno scorso, è morta, l'ho estirpata e quindi si arrampicava su questa rete, quindi è ora di togliere questa rete e liberare questa parte in modo che il Philadelphus possa allargarsi e creare anche un po' di ombra all'Arum maculatum che cresce appunto in questa parte. Io ho ordinato online anche un Arum italicum che sistemerò anche lì in modo da creare questa sorta di sottobosco sotto l'agrifoglio, un po' ombroso, in cui coltivare appunto queste piante che non vogliono una luce eccessiva del sole. Allora, il Philadelphus lo vado a mettere qui, userò come attrezzo questa pala, creando un buco
Magari mi avvicino un po', così possiamo vedere bene. Allora, facciamo un buco che sia leggermente più grande della dimensione del vaso della pianta acquistata. Questo attrezzo io lo adoro perché è molto semplice scavare dei buchi di forma circolare. Successivamente tolgo la zolla. Qui c'è anche un bellissimo lombrico. Poi vado a scavare un po'. In modo da fare una buca di impianto abbastanza profonda. Il Philadelphus può essere coltivato comunque anche in semiombra, è un'ombra leggera, magari per alcune ore della giornata non disturba molto la pianta. Ok, il buco di impianto è stato fatto, adesso andrò a inserire del stallatico pellettato, una manciata, e poi lo mescolo all'interno della buca con la terra e vado a versare sopra un po' di terriccio per non far stare proprio le radici a contatto con lo stallatico appoggiate proprio sopra. Quindi un po' di terra, le radici poi entreranno in profondità e si nutriranno di questo concime. Successivamente prendo il mio Philadelphus, andrò a toglierlo dal vaso. Io tendo sempre, quando vedo questo lavoro delle radici, a rompere sempre un pochettino la parte finale dell'apparato radicale. Vi aiuto magari con un bastoncino o con qualcosa, per un po' per far capire alle radici che adesso sono libere di muoversi come vogliono, altrimenti in alcuni casi continuano a girare in tondo. Vedete come sono tutte compattate. In questo modo si dà anche lo stimolo alle radici alla pianta di creare nuove radici e farle partire anche appunto in direzioni diverse e non in maniera circolare, come possiamo vedere qui al di sotto dell'impianto fatto in vaso. Ok, senza disturbare troppo la pianta, però in questo caso liberiamo un pochettino alcune radici e creiamo dei vuoti colonizzati poi dalle nuove radici che poi si svilupperanno e colonizzeranno questa parte del terreno. A me non piace fare questo lavoro, nel senso che mi piace liberare un pochettino le radici, ma senza insistere troppo per non creare magari un danno alle radici del Philadelphus. Adesso prendo la mia pianta, vado a sistemarla delicatamente. Possiamo vedere che è al di sotto proprio della buca, quindi la sollevo, vado a mettere ancora un po' di terriccio per portarla un po' più su. Ok, bene, perché una cosa molto importante è che il livello della terra sia sempre uguale a quello che noi abbiamo trovato
nel vaso. Vedete la pianta come cresce? Non possiamo coprirla fin qui e non possiamo neanche lasciare la terra che arriva fin qua. Quindi l'impianto deve essere sempre fatto rispettando ciò che noi abbiamo trovato all'acquisto. Quindi in questo caso andrò adesso a riempire la buca di terra. Non vedo l'ora di vederlo crescere e fiorire, sono proprio curioso. Successivamente smuovo un po' la pianta, ok? Cerco di far entrare bene il tutto, tanto poi con la bagnatura la terra si sistema anche all'interno. Ok, se adesso io con le mani vado a scavare troverò la superficie del vecchio terriccio, quello del vaso, vedete dov'è? Quindi spiano un po' il tutto e cerco sempre di dare alla pianta esattamente il livello di terra che aveva nel vaso. Ok, lascio sempre una montagnola nei dintorni, in modo che bagnando poi l'acqua non defluisce subito giù perché è un terreno leggermente in discesa. Quindi se trovo anche delle pietre, sistemo qualche pietra in modo da non permettere l'acqua poi di andare subito via quando bagnerò questa pianta. Ok, così l'impianto del Philadelphus è stato fatto, qui manca solo una bella dose di acqua che entrerà nel terriccio e permetterà a questa pianta poi di radicare pian piano. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una pioggia abbastanza consistente, quindi bagnerà ulteriormente questa pianta. L'ho voluta piantare adesso proprio perché tra qualche giorno piove e aiuta ancora la pianta nel trauma dell'impianto, che è sempre un po' un trauma per le piante che acquistiamo in vivaio o in giro. Quindi questo è stato fatto. Ebbene, caro Philadelphus, cresci bene, fiorisci e fammi sentire quale stupendo e meraviglioso odore hanno i tuoi fiori. Eccoci arrivati alla fine del video. Il Philadelphus è stato piantato, come anche i due più piccoli che ho acquistato in vivaio. Adesso quello che mi resta da fare, a parte tutti i lavori che ci sono, guardate un po' che disordine, ma questo è tutto da mettere a posto, aspettiamo la primavera. Non vedo l'ora che arriva la primavera, è una stagione che a me piace tantissimo, soprattutto anche per poter vedere un po' la fioritura e sentire il profumo di questi bellissimi fiori che dà il Philadelphus. Vi faccio vedere il tipo di fiore del Philadelphus Star Bright, i piccolini che ho messo all'ingresso del giardino. Vedete, fanno questi fiori bianchi, 4 petali, si vedono gli stami, profumo a quanto pare buonissimo, eccezionale. Invece il Virginal ha dei fiori che sono doppi, quindi un numero superiore di petali, si vedranno un po' meno gli stami, però sempre candidi e bianchi. Il Philadelphus è chiamato anche il fiore dell'angelo e il significato del suo nome dovrebbe essere amore fraterno, quindi se vogliamo regalare questa pianta a una persona a cui vogliamo veramente bene o portare in giardino un po' di amore, possiamo usare il Philadelphus per questo scopo. Ricordo anche che ho creato un blog, potete trovare nella scritta appuntamento in giardino del canale YouTube, sulla destra c'è il quadratino con scritto il mio blog. Lì inserirò
delle fotografie che magari faccio durante le mie giornate quando non ho tanto tempo, i lavori che stiamo facendo nel giardino con alcune descrizioni, magari anche coltivazioni di alcune piante. Se volete dargli un'occhiata, spero che sia anche quello un luogo interessante per parlare di giardinaggio. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!